Benvenuto! Oggi incominciamo il racconto di uno dei conflitti che possiamo definire, con ragionevole certezza, uno dei più importanti e decisivi della storia, che ha mutato radicalmente le sorti dell'Europa antica, ma lascerei al protagonista, il grande condottiero, il compito di introdurre questo racconto. La Gallia, nel suo insieme, è divisa in tre parti, delle quali una la abitano i Belgi, un'altra gli Aquitani e la terza quelli che nella loro lingua si chiamano Celti, nella nostra Galli. Tutti questi differiscono tra loro per lingua, istituzioni e leggi. Per chi ha frequentato il liceo classico, queste frasi potrebbero far affiorare ricordi lontani, ma per tutti gli altri, come avrete intuito, in questo racconto parleremo del più grande conflitto che Caio Giulio Cesare abbia affrontato, cioè la sua conquista delle Gallie. Per fare ciò utilizzeremo molto la sua opera, da cui questo racconto prende in prestito molto, ovvero i commentari del De Bello Gallico, una delle poche fonti pervenuteci di quell'epico scontro che ha visto l'esercito più potente del mondo scontrarsi con il popolo più orgoglioso presente allora sul continente europeo. Uno scontro leggendario, ma al tempo stesso terribile e brutale, che non risparmiò la vita di molti civili e che causò grandi devastazioni. Ma prima di incominciare a narrare questo scontro, bisogna fare un piccolo passo indietro per capire perché Cesare sia intervenuto in Gallia nel 58 a.C. Caio Giulio Cesare nacque a Roma il 12 luglio del 100 a.C., secondo la tradizione più accreditata, nella Suburra, un quartiere abbastanza malfamato della città. Apparteneva alla gens Iulia, una famiglia patrizia che, pur vantando un'antichissima discendenza mitica, annoverava fra i suoi antenati perfino Romolo, primo re di Roma, e dichiarava di essere discendente direttamente da Iulo o Ascanio, figlio di Enea e quindi di Venere. Tuttavia, questa importante famiglia, con un lignaggio eccezionale, non ricopriva da tempo un ruolo centrale nella vita politica romana ed non era neanche particolarmente ricca, sicuramente non all'altezza delle altre grandi famiglie patrizie della città. La sua formazione, quindi, e il suo orientamento politico furono fortemente influenzati da questa situazione. Nei primi anni della sua carriera politica e militare, Cesare dovette perfino contrarre dei debiti. Comunque, il solco che il giovane Giulio seguì era quello dell'ambiente mariano. Cesare era infatti nipote per matrimonio di Gaio Mario, il grande generale e leader della fazione dei Populares, che sconfisse le terribili tribù dei Cimbri e dei Teutoni, respingendo la loro invasione all'inizio del I secolo a.C. Questo legame di parentela lo collocò fin da subito in una posizione di contrapposizione rispetto all'aristocrazia senatoria, appartenente alla fazione degli Optimates. Durante la dittatura di Lucio Cornelio Silla, dall'82 al 79 a.C., il quale Silla aveva vinto la prima guerra civile romana, sconfiggendo la fazione capitanata da Caio Mario, il quale era morto già nell'86 a.C. A seguito della sconfitta, Cesare subì delle persecuzioni politiche per aver rifiutato di ripudiare Cornelia Minore, la prima moglie, figlia di Lucio Cornelio Cinna, un grande esponente mariano. Cornelio Silla in persona aveva pensato di assassinarlo, ma su forte spinta delle Vestali e di Gaio Aurelio Cotta, un politico ed oratore romano, esponente della gens Aurelia molto vicino al dittatore, e quindi a seguito di queste suppliche Cesare venne graziato, ma Silla, sdegnato, pronunciò le seguenti parole, quasi fosse un indovino e un profeta. Infatti disse: «Abbiatela pure vinta e tenetevelo pure. Un giorno vi accorgerete che colui che volete salvo a tutti i costi sarà fatale alla fazione degli Ottimati, che pure tutti insieme abbiamo difeso. In Cesare ci sono, infatti, molti Gaio Mario». Tratto da Svetonio, Vite dei Cesari, Cesare parte prima.
Sebbene graziato, Cesare decise che era saggio abbandonare Roma e quindi prestò servizio militare in Asia e in Cilicia, come legato del pretore Marco Minucio Termo, dove in questo servizio si distinse per il valore, ad esempio durante l'assedio di Mitilene dell'81 a.C. In quell'occasione Cesare partecipò per la prima volta a uno scontro armato, distinguendosi per il suo coraggio, tanto che gli fu conferita la corona civica, un'onorificenza che veniva concessa a chi, in combattimento, aveva salvato la vita a un cittadino. Negli anni successivi partecipò agli sforzi romani per debellare la terribile piaga dei pirati che infestavano le coste dell'Anatolia e della Grecia, passata alla storia come la guerra piratica di Pompeo. I più famosi erano i pirati cilici. Dopo la morte di Silla, avvenuta nel 78 a.C., Cesare decise di ritornare a Roma, ma non partecipò al male organizzato colpo di Stato contro i sostenitori della politica di Silla, fazione, quest'ultima, cappeggiata da Marco Emilio Lepido. Preferì invece dedicarsi alla carriera forense, come pubblico accusatore, e a quella politica, come esponente dei popolari e nemico dichiarato degli ottimati, distinguendosi come un oratore nei processi contro gli ex governatori corrotti ed incominciò a costruirsi una reputazione pubblica fondata sull'abilità retorica, sia unita a questa la spregiudicatezza politica. Inoltre il giovane Cesare si distingueva anche nell'aspetto. Infatti era un uomo molto alto e prestante rispetto alla media dei suoi concittadini. Ma sentiamo Svetonio che nella sua opera De Vita Caesarum lo descrive. Cesare era di alta statura e ben formato. Aveva una carnagione chiara, il viso pieno e gli occhi neri e vispi. Godeva di florida salute, ma negli ultimi tempi era solito rimanere vittima di svenimenti e incubi notturni. Nell'esercizio delle sue funzioni fu anche colto 2 volte da un attacco di epilessia. Nella cura del corpo fu alquanto meticoloso, al punto che non solo si tagliava i capelli e si radeva con diligenza, ma addirittura si depilava, cosa che alcuni gli rimproveravano. Sopportava malissimo il difetto della calvizie, per la quale spesso fu offeso e deriso, e per questo si era abituato a tirare giù dalla cima del capo i pochi capelli. Tra tutti gli onori che il popolo e il senato gli decretarono, infatti, non ne ricevette o non abusò mai nessuno più volentieri che il diritto di portare sempre una corona di alloro. Dicono che fosse ricercato anche nel vestire. Usava infatti un laticlavio frangiato fino alle mani e si cingeva sempre al di sopra di esso con una cintura assai lenta. Molti lo descrissero come estremamente desideroso di lusso ed eleganza. Insomma, aveva tutte le carte in regola per diventare un grande romano, ma purtroppo, in quel periodo, il suo accanimento verso la fazione degli Optimates e soprattutto contro gli esponenti del partito di Silla, alla lunga costrinse Cesare ad abbandonare per la seconda volta la città di Roma nel 74 a.C. Decise di recarsi a Rodi, vera e propria meta di pellegrinaggio per i giovani romani delle classi più agiate, desiderosi di apprendere la cultura e la filosofia greca. Durante il viaggio, che lo avrebbe portato nell'isola dell'Egeo, avvenne il celebre episodio della sua cattura da parte proprio dei pirati cilici. Una volta tornato in libertà, a seguito del pagamento del riscatto, si impegnò subito ad armare una flotta, con la quale li catturò presso l'isola di Farmacussa e successivamente li fece crocifiggere. Episodio spesso ricordato come rivelatore del suo carattere risoluto e della sua precoce concezione dell'onore e di rispetto che la sua persona meritava. Tornato a Roma, fu eletto tribuno militare alle elezioni del 71 a.C. Si impegnò dunque nelle battaglie politiche sostenute dai populares. Innanzitutto si adoperò per la provvizione della Lex Plautia, che avrebbe permesso il rientro in patria ai congiurati che avevano partecipato all'insurrezione di Lepido, e successivamente sostenne il ripristino dei poteri dei tribuni della plebe.
il cui diritto di veto era stato notevolmente ridimensionato durante il regime di Silla, poiché voleva evitare colpi di mano da parte dei populares. Il ripristino della tribunizia potestas avvenne nel 70 a.C., l'anno del consolato di Gneo Pompeo Magno, assieme a Marco Licinio Crasso. Crasso, in particolare, era in stretti rapporti con Cesare. Infatti lo aiutò più volte finanziandone le campagne elettorali, ma, nonostante fosse incredibilmente ricco, dovette fare appoggio durante la sua campagna elettorale sul carisma del nascente leader popolare. Nel 69 a.C. ricoprì la questore in Hispania Ulterior, che era una provincia romana nell'odierna Spagna. Primo incarico ufficiale, e successivamente venne eletto edile curule nel 65 a.C. Queste figure, l'edile curule, erano dei magistrati di antiche città sabine e latine, come ad esempio Roma. In questo periodo seppe sfruttare in modo magistrale la dimensione spettacolare della politica romana, organizzando giochi gladiatori e restaurando edifici pubblici e gli antichi trofei delle vittorie di Caio Mario contro i Cimbri e i Teutoni. Tutto questo per accrescere il proprio consenso popolare, anche a costo di contrarre dei debiti enormi, soprattutto con Marco Licinio Crasso. Nel 63 a.C. ottenne una clamorosa vittoria politica con l'elezione a pontefice massimo, succedendo a Quinto Cecilio Metello Pio. Questa era una carica religiosa di enorme prestigio, la massima a cui un cittadino romano poteva ambire, che consolidò la sua posizione nel sistema politico romano, nonostante l'opposizione degli ambienti più conservatori. Nello stesso periodo assunse un ruolo ambiguo ma centrale durante la congiura di Catilina, sostenendo una linea più moderata rispetto alla repressione sommaria proposta da Catone e Cicerone. Nel 62 a.C. venne eletto pretore e l'anno successivo governatore con l'imperium di propretore della provincia dell'Hispania Ulterior, dove mostrò notevoli capacità militari e amministrative, tanto da meritarsi il trionfo, il quale però venne rifiutato dallo stesso Cesare. Cesare tornò a Roma con un prestigio accresciuto e con una chiara consapevolezza della necessità di controllare direttamente il potere politico. Fu in questo contesto che nel 60 a.C. Cesare promosse l'alleanza privata con Pompeo Magno e Marco Licinio Crasso, nota come Primo Triumvirato, un patto informale fondato sulla convergenza di interessi personali più che su basi istituzionali, che segnò una svolta decisiva nella crisi della Repubblica Romana. I compiti erano così suddivisi. Pompeo avrebbe sostenuto la candidatura al consolato di Cesare, mentre Crasso l'avrebbe finanziata. In cambio di questo appoggio, Cesare si sarebbe impegnato affinché ai veterani di Pompeo venissero distribuite delle terre ed inoltre si sarebbe impegnato a convincere il Senato a ratificare i provvedimenti presi da Pompeo in Oriente. Contemporaneamente, come era desiderio di Crasso e dell'ordine dei Cavalieri, venne ridotto di 1/3 il canone d'appalto delle imposte nella provincia d'Asia. A rinsaldare ulteriormente il tutto, Pompeo sposò Giulia, la figlia di Cesare e di Cornelia, nata nel 76 a.C. Grazie a questo accordo, Cesare ottenne il consolato per il 59 a.C. Al termine del consolato, ottenne per 5 anni, poi prorogati, il governo proconsolare della Gallia Cisalpina, della Gallia Narbonese e dell'Illirico, un comando di eccezionale ampiezza che gli garantiva sia prestigio sia la disponibilità di legioni. Tra l'altro, non dobbiamo dimenticare che, in special modo, la Gallia Cisalpina, il nord Italia, era strategico dal punto di vista militare, essendo il territorio più vicino a Roma nel quale potevano essere stazionate le legioni romane. Ecco ora conosciamo i passi fondamentali che hanno permesso a Cesare di essere il governatore militare e civile delle province confinanti con la Gallia vera e propria. Ma prima di addentrarci nella guerra, dobbiamo parlare dei nemici che Cesare si troverà innanzi nei successivi anni,
ovvero i Galli. I Galli, ovvero i popoli di origine celtica, stanziati in gran parte delle regioni del nord Europa, come nelle regioni storiche della Gallia Comata, della Gallia Belgica e dell'Aquitania e anche della Gallia Cisalpina, corrispondenti all'odierna Francia, Belgio, Svizzera occidentale, parte della Germania e dell'Italia settentrionale, costituivano una società complessa e fortemente gerarchizzata, organizzata attorno alla tribù, comunità politica fondamentale. Ogni tribù era guidata da un'elite guerriera che deteneva il potere politico e militare, mentre i druidi ricoprivano un ruolo centrale nella vita religiosa, educativa e giuridica. I druidi erano responsabili della trasmissione della legge orale, dell'insegnamento ai giovani aristocratici e della mediazione tra le tribù in caso di conflitti. La loro autorità era tale da poter influenzare le decisioni di guerra o di pace. La nobiltà guerriera, composta dai capi tribù e dai cavalieri, la cavalleria gallica, ricordiamo, era considerata fra le migliori, se non la migliore, del mondo antico, specie in Occidente, e costituiva il nucleo del potere politico, mentre il resto della popolazione, tota in gallico, era costituito da agricoltori, allevatori, artigiani e schiavi. Le relazioni di fedeltà tra guerrieri e capi erano fondamentali per la coesione interna. I capi concedevano le terre, ricchezze e prestigio, mentre i guerrieri fornivano sostegno militare e politico, creando una rete di alleanze personali che spesso si estendeva oltre i confini tribali. Infatti, erano molti i casi di piccole tribù che si sottomettevano in un vincolo di subalternità a tribù militarmente più potenti e numerose. L'economia gallica era prevalentemente agricola, basata sui cereali, come l'orzo, il farro, la spelta, i piselli e le fave. Inoltre, una parte importante era anche rivestita dal bestiame e sui prodotti derivati dall'allevamento, ma un ruolo importantissimo era svolto dall'artigianato. Inoltre, le realtà celtiche della Gallia intrattenevano proficui commerci con le realtà greche della costa della Provenza, come la città di origine greche di Massalia, l'odierna Marsiglia. Le popolazioni celtiche erano abili nella lavorazione dei metalli, producevano armi, ornamenti e oggetti di lusso in oro, argento e bronzo. A testimonianza di ciò, oltre alle spade riccamente cesellate, troviamo anche le torque, che erano dei collari o dei girocolli finalmente decorati spesso in argento o oro, i quali avevano una funzione di protezione e di favore della divinità a cui erano dedicati. Quindi diciamo una sorta di talismano. Inoltre, i mercati locali e gli scambi a lunga distanza con etruschi, greci, romani erano molto diffusi e alcune città fortificate, in gallico oppida, centri nevralgici fondamentali per ogni tribù, erano cinti da mura, con la tipica costruzione del Murus Gallicus, un misto di travi di legno, pietre e terra. E questi centri fungevano da centri economici amministrativi. La società era quindi strutturata non solo intorno al potere militare, ma anche alla gestione delle risorse e al controllo del territorio, che era considerato elemento sacro e legato all'identità tribale. Dal punto di vista della religione, centrale nella vita dei singoli e delle tribù, i Galli praticavano un politeismo fortemente legato alla natura. I boschi, i fiumi e le fonti erano considerati sacri e vi si celebravano rituali complessi, spesso officiati dai druidi, che erano la casta, come abbiamo detto, sacerdotale e religiosa di quei popoli. Le figure di maggior rilievo tra gli dei gallici erano molto simili alle divinità adorate dai romani e dai greci. Infatti troviamo Apollo, Belanu, il guaritore in celtico, Marte, Tutatis, il signore della guerra, Giove, Taranis, il signore del tuono, e Minerva, Belisama, l'iniziatrice delle arti. I culti prevedevano sacrifici animali e, in alcune circostanze, anche umani,
intesi come atti propiziatori per la fertilità, la guerra o la protezione della comunità. In special modo i sacrifici umani, che saranno una delle giustificazioni di Cesare per la sua campagna militare, avvenivano in momenti particolarmente gravi, per ripacificarsi con gli dei adirati, e molto spesso venivano costruiti, il rito prevedeva la costruzione di pagliericci di vimini a forma umana e al loro interno venivano inseriti i condannati, spesso ladri e omicidi, i quali venivano arsi vivi. La religione era quindi intimamente connessa alla vita sociale e politica e i druidi esercitavano grande influenza sul mantenimento della coesione tribale. La trasmissione della conoscenza, come avevo detto, avveniva prevalentemente per via orale, mentre l'uso della scrittura era limitato a iscrizioni occasionali, come su stele di pietra o su vasi ornamentali, o derivato dal contatto con altre culture mediterranee. I Galli avevano una lingua comune, il gallico, ma era più comunemente utilizzata una versione declinata nei vari dialetti locali, propri di ciascuna tribù, come il retico, ad esempio, o il norico o il leponzio. La vita quotidiana era scandita da attività agricole e pastorali e dai mercati stagionali, dalle feste religiose e dalle celebrazioni guerriere. La condizione delle donne, pur escluse dal potere politico diretto, era migliore rispetto alla controparte greca o romana. Infatti, molto spesso svolgevano ruoli significativi nella gestione della casa, della religione e nella trasmissione della tradizione. Inoltre, quando il marito era assente in guerra, era la donna a gestire le proprietà e i terreni. Quindi molto spesso le donne galliche erano molto più ferrate in materia agricola e sull'allevamento rispetto ai loro congiunti uomini. Gestivano inoltre i patrimoni familiari. Potevano divorziare e farsi restituire la dote in caso di dipartita del congiunto. Bisogna specificare che tutte queste libertà erano molto spesso ad appannaggio delle donne più ricche e benestanti, le quali in alcuni casi erano figure di spicco in ambito militare e politico. Ricordiamo la regina degli Iceni, Boudicca, che darà filo da torcere ai Romani in Britannia. Storicamente i Galli furono protagonisti di grandi migrazioni e incursioni fin dal IV secolo a.C., sia in Italia settentrionale sia nella pianura padana, per arrivare fino a Roma stessa, culminando con l'assalto alla città del 390 a.C., guidato da Brenno, sovrano dei Galli Senoni. Questi episodi rafforzarono nella cultura romana l'immaginazione dei Galli come un popolo valoroso, aggressivo e indipendente, ma anche come barbaro rispetto alla civiltà mediterranea. Tra le principali tribù ricordiamo gli Arverni, valorosi guerrieri del massiccio centrale della Francia di oggi, i Belgi, forti nel nord della Gallia e in contatto con i Germani, gli Edui, alleati tradizionali di Roma e il popolo più numeroso nella Gallia, e i Veneti, padroni delle coste atlantiche e del conseguente commercio marittimo fino ai lontani lidi della Britannia. L'organizzazione militare delle tribù era altamente flessibile. Le forze tribali, in caso di estremo pericolo, come vedremo, potevano unirsi sotto un capo comune in caso di guerra, come ad esempio sotto Vercingetorige, mentre in tempo di pace la tribù manteneva una forte autonomia locale e molte volte si scontravano le une con le altre. In sintesi, i Galli costituivano una civiltà complessa, dotata di strutture sociali, militari e religiose ben definite, capace di mobilitare grandi masse di guerrieri, ma frammentata da rivalità interne. La loro cultura, profondamente radicata nel territorio e nella tradizione orale, li rendeva fieri, indipendenti e ostinatamente resistenti a ogni forma di soggiogamento. Tutte queste caratteristiche li rendevano delle popolazioni molto ostiche e bellicose, ma a causa della loro frammentazione politica, nel corso dei secoli il loro territorio verrà progressivamente eroso a nord dalle più feroci tribù germaniche e a sud dal costante aumento del potere di Roma.
Arriviamo così al 58 a.C., l'anno d'inizio dell'operazione militare di Cesare in Gallia. Il proconsole romano era interessato al territorio della Gallia innanzitutto poiché, essendo molto frammentato dal punto di vista politico e militare, ne rendeva molto più facile la conquista, rispetto ad esempio al potente regno dei Daci sotto il comando del re Burebista, che, dopo lunghe campagne militari, era arrivato a confinare con la provincia dell'Illirico. Inoltre, Cesare, essendo il membro del triumvirato meno importante rispetto a Pompeo Magno, grande generale che aveva sconfitto i pirati cilici, e Marco Licinio Crasso, l'uomo più ricco di Roma, andava cercando la gloria militare per ergersi definitivamente come una delle più importanti personalità della Repubblica Romana, ed infine era interessato ai bottini di guerra che avrebbe recuperato in Gallia, utili per pagare le ingenti somme di denaro occorse per la sua nomina e per il mantenimento della sua posizione a Roma. Il casus belli fu offerto dal progetto migratorio degli Elvezi, una confederazione celtica stanziata sull'altopiano svizzero, che intendeva abbandonare i territori d'origine per insediarsi nei territori della Spagna, allora Ispania, attraversando le aree sensibili dal punto di vista politico e strategico della provincia romana della Gallia Narbonese. Volevano andarsene da quella zona poiché era povera di risorse, con un clima impietoso, ma soprattutto poiché costantemente minacciata dalle tribù germaniche. Cesare presentò tale spostamento come una minaccia diretta all'equilibrio e alla sicurezza delle popolazioni galliche alleate nella Gallia Narbonese, provincia romana già consolidata, per esempio per la popolazione dei Galli allobrogi. Inoltre, il vuoto lasciato dagli Elvezi molto probabilmente sarebbe stato occupato da popolazioni germaniche molto più bellicose e selvagge, un serio pericolo al confine della provincia romana della Gallia Cisalpina. Ma sentiamo le sue parole al riguardo. A suo dire, di Orgetorige, capo degli Elvezi e di questa migrazione, gli Elvezi, visto che erano superiori a tutti in valore, potevano impadronirsi con facilità dell'intera Gallia. Egli li convinse di ciò in quanto, per la configurazione geografica del paese, gli Elvezi sono chiusi da ogni parte. Da un lato il Reno, largo e profondo, che divide le terre degli Elvezi dai Germani. Dall'altra il monte del Giura, molto alto, che è tra loro e i Sequani, e infine il lago Lemano e dal fiume Rodano, che li separa dalla nostra provincia. Tutto ciò riduceva l'area in cui potevano far scorrerie e rendeva difficile fare guerra ai popoli vicini. Perciò, essendo molto bellicosi, erano afflitti. Inoltre pensavano di avere un territorio troppo piccolo rispetto al numero del loro popolo e alla gloria che avevano per il loro valore in guerra. Il loro territorio lungo 240 miglia e largo 180. Cesare, a seguito di questa intenzione migratoria degli Elvezi, tra l'altro risoluta, poiché gli Elvezi avevano perfino bruciato le loro città e i loro villaggi come ulteriore sprono a partire, costruì una narrazione di un intervento legittimo e necessario. Tuttavia, il condottiero romano non disponeva delle forze necessarie per respingere una massa tale di persone, un popolo di circa 368.000 individui, tra cui si contavano ben 92.000 uomini in armi. E quindi, dimostrando grande rapidità operativa, egli, mentre tergiversava con i Galli in merito ad un potenziale accordo, fece erigere in poche settimane una linea fortificata lungo il Rodano, con un muro alto 16 piedi, 5 metri circa, dal lago Lemano al Giura, impedendo così gli Elvezi il passaggio attraverso il territorio romano. Gli Elvezi provarono a forzare il blocco, tra l'altro difeso da una sola legione, la 10ª, ma vennero respinti e furono costretti a deviare verso nord, verso il territorio dei Galli Sequani, ai quali chiesero il permesso, lungo un percorso più arduo e più facile da controllare per le forze romane che si stavano radunando.
A questo punto Cesare poteva disinteressarsi del problema Elvezzi, ma ormai il dado era tratto. Il condottiero voleva ergersi come paladino difensore di tutte le popolazioni galliche, che di conseguenza ne avrebbero riconosciuto il potere, e i poveri Elvezzi erano sul suo cammino. Dopo alcuni giorni di marce verso nord, le legioni romane, 5 per la precisione, si cimentarono nel primo scontro importante, ma non decisivo di questa fase, che avvenne presso il fiume Arar, l'attuale Saona, mentre le armate degli Elvezzi erano intente ad attraversarlo. Come fulmini, le legioni di Cesare piombarono all'improvviso sulle forze dei barbari che stavano attraversando le acque e ne sterminarono molti. Tuttavia, il grosso dell'esercito nemico era transitato in salvo al di là del fiume e dopo infruttuose trattative si diresse ancora più a nord, nel territorio della tribù degli Edui, alleati di Roma. Gli Elvezzi, dirigendosi a nord, incapparono nel territorio, come detto, degli Edui, popolazione gallica storicamente alleata di Roma. Cesare, giustificato dal fatto che gli Elvezzi avevano saccheggiato il territorio dei suoi alleati e, su loro esplicita richiesta, decise di inseguirli con il suo esercito e, dopo alcuni scontri preliminari, li affrontò nella battaglia decisiva presso l'Oppidum di Bibracte, il maggior centro degli Edui, nel luglio di quell'anno. La vittoria romana, ottenuta non senza difficoltà, ricordiamo che erano presenti circa 30.000 fra romani e alleati galli contro oltre 60.000 elvezzi e alleati, ma grazie a un impiego disciplinato delle legioni contro una massa numericamente superiore ma indisciplinata di individui, si concluse con la netta vittoria delle legioni e con la resa degli Elvezzi, che, secondo il racconto cesariano, alla fine della guerra erano rimasti solo in 130.000 persone, su un totale iniziale di 368.000, ai quali Cesare impose di rientrare nei territori d'origine, evitando così che la regione venisse occupata da popolazioni germaniche, creando una sorta di stato cuscinetto a difesa dei confini orientali della Gallia. Ma sentiamo le sue parole. Cesare diede ordine di far ritorno nei loro luoghi d'origine, affinché non restasse disabitato il paese dal quale gli Elvezzi erano partiti, e i Germani, che abitavano oltre il Reno, non si trasferissero dal loro paese in quello degli Elvezzi, attratti dalla fertilità dei campi, e che potessero diventare popoli confinanti con la Gallia Narbonese e gli Allobrogi. Su richiesta degli Edui concesse loro di accogliere nelle loro terre i Boi, valenti guerrieri. Gli Edui diedero loro campi da coltivare e più tardi riconobbero loro le stesse condizioni di diritto e di libertà pari alle proprie. Questo esito, apparentemente moderato, rivelava in realtà già una lucida strategia geopolitica. Cesare non puntava alla distruzione totale dei vinti, ma al loro inserimento in un sistema di equilibrio funzionale al dominio romano. Subito dopo, Cesare dovette affrontare una nuova minaccia ancor più rilevante sul piano simbolico e politico, rappresentata da Ariovisto, re delle popolazioni germaniche ad occidente del Reno. Ariovisto, si pensa, fosse arrivato in Gallia già nel 72 a.C., su invito della tribù gallica dei Sequani, e aveva combattuto e vinto contro il popolo degli Edui prima e poi contro una confederazione di Edui e Sequani che si erano stancati della permanenza di Ariovisto sui loro territori. Tuttavia, questa confederazione venne sconfitta sanguinosamente nella battaglia di Admegdobriga, il 15 marzo del 60 a.C. A seguito della battaglia, gli Edui, i quali per paura di venire sconfitti definitivamente, chiesero aiuto a Roma. L'urbe intervenne imponendo al re germanico di fermarsi ed inoltre gli concesse il titolo di Rex atque amicus populi romani, re e amico del popolo romano. Intitolandogli questo titolo gli venne conferito dal Senato.
Tuttavia, il suo comportamento aggressivo nei confronti delle popolazioni galliche continuava, oltre alla sua progressiva espansione oltre il Reno. Ricordiamo che stava già occupando un terzo di tutte le terre dei Sequani, popolo stanziato nel bacino superiore del fiume Arar, Saona, cioè nell'odierna Franca Contea e di parte della Borgogna, e voleva espandere ulteriormente il suo dominio per far spazio a nuovi germani, per la precisione 24.000 germani della popolazione degli Arudi, che erano appena arrivati da oltre il Reno. Questa politica mise in discussione la capacità di Roma di controllare e difendere i propri alleati e i propri confini. A seguito di un'esplicita richiesta dell'Assemblea di tutte le popolazioni della Gallia, Cesare decise di occuparsi del problema germanico. Problema che poteva rivelarsi grave, poiché una forte presenza germanica in Gallia avrebbe minacciato la provincia della Gallia Narbonese e molto probabilmente anche la stessa Roma. Ricordiamo l'invasione dei Cimbri e dei Teutoni, che quindi questo ricordo di questa invasione era ancora vivo nella popolazione dell'urbe. E per tutte queste motivazioni Cesare non voleva correre rischi. Quindi inizialmente tentò una soluzione diplomatica, convocando Ariovisto a colloquio a metà strada, ma il sovrano germano rispose agli ambasciatori romani che era Cesare a doversi recare da lui, nel caso in cui avesse avuto bisogno di chiedergli qualcosa. A seguito di questa risposta, Cesare si irritò e quindi gli impose un ultimatum, i cui termini in linea di massima erano questi. Primo, non trasferire più in Gallia, da oltre il Reno, altri popoli germanici. 2. Restituire gli ostaggi sottratti agli Edui, dando il permesso di fare ciò anche ai Sequani. Terzo, non provocare una nuova guerra contro gli Edui e i loro alleati. Ovviamente Ariovisto declinò quest'ultimatum e sfidò apertamente il proconsole a battaglia, e di conseguenza fornì il pretesto per un intervento armato e aveva anche una forte valenza simbolica. Per la prima volta un generale romano si proponeva apertamente di respingere i Germani oltre il Reno, stabilendo de facto un confine simbolico tra il mondo romano-celtico e quello germanico, confine che si delineò a seguito delle campagne di Cesare in Gallia e che perdurò per i successivi 5 secoli. Ariovisto, tuttavia, non rimase fermo ad aspettare il suo rivale, nel mentre Cesare, nel tardo luglio, si stava avvicinando al territorio dei Sequani, e anche il capo germanico muoveva le sue forze verso l'Oppidum di Vesonzio, l'odierna Besançon. La città era la più importante dei Sequani e quindi centro primario di importanza. Il proconsole romano non poteva concedere questo vantaggio al suo rivale, così impose una marcia forzata ai suoi legionari, i quali riuscirono ad arrivare per primi in città e la occuparono. Durante il breve soggiorno a Vesonzio, i guerrieri galli raccontarono ai legionari che i germani erano di enorme corporatura, di incredibile valore e destrezza nelle armi, ed inoltre incutevano paura al solo guardarli. In quell'occasione i legionari romani furono presi da scoramento e dalla paura, tanto che avrebbero abbandonato il loro comandante nel caso in cui avesse deciso di continuare la campagna militare contro Ariovisto. Ma Cesare non si fece prendere dallo sconforto e sfidò il suo esercito con le seguenti parole. Egli ricordò ai suoi che gli stessi Elvezzi, battuti poco prima dall'esercito romano, avevano più volte combattuto contro guerrieri germanici e li avevano vinti, e che i loro padri, sotto la guida del grande generale romano Caio Mario, avevano sconfitto le tribù germaniche dei Cimbri e dei Teutoni. Toccate nell'orgoglio, le altre legioni decisero di non abbandonare il loro comandante vittorioso. Successivamente i due eserciti si avvicinarono sempre più ed iniziarono scaramucce fra i vari reparti, avendo lo scopo di studiare e saggiare la forza dei rispettivi schieramenti. In special modo, questi scontri avvenivano tra le cavallerie e i reparti di fanteria leggera.
Ariovisto tentò un nuovo abboccamento diplomatico con Cesare, il quale accettò di incontrarsi a metà strada fra i due campi. Tuttavia l'incontro si risolse in un nulla di fatto e anzi entrambi i contendenti capirono che per risolvere la questione si sarebbe resa necessaria una battaglia definitiva. La battaglia decisiva si sarebbe svolta in una piana ai piedi dei monti Vosgi, oggi compresa tra le città di Mulhouse e Cernay, piana nella quale i due eserciti avevano posto i rispettivi accampamenti, sempre più vicini l'uno all'altro, fino ad arrivare a circa 2000 passi, ovvero 3 km di distanza da un accampamento all'altro. A un certo punto, visto lo stallo che si era creato, Ariovisto prese l'iniziativa, assaltando uno dei due campi che l'esercito romano aveva eretto, il castrum. Assaltò il più piccolo, da mezzogiorno a sera, ma senza successo, subendo perdite e demoralizzando i suoi soldati. L'indomani fu Cesare a prendere l'iniziativa, schierando il suo esercito, composto da 6 legioni più vari reparti ausiliari, su 3 linee e in questa formazione avanzò verso il campo avversario. Ariovisto, colto un po' alla sprovvista, diede ordine ai suoi uomini di uscire dal campo, suddivisi a seconda della tribù di appartenenza. Le popolazioni celtiche e germaniche molto spesso in battaglia raggruppavano gli uomini a seconda della tribù o del luogo di appartenenza. E quindi per prima veniva la tribù degli Arudi, poi la tribù dei Marcomanni, a seguire i Triboci, i Vangioni, i Nemeti, i Sedusi e infine gli Svevi. Subito alle spalle dell'esercito germanico vennero disposti i carri, in modo da non far retrocedere nessuno. Questa era una tipica tattica delle popolazioni barbare, sui quali erano appostate le donne che, urlando, cercavano di incitare i loro uomini alla battaglia. Ma ora lasciamo alle parole di Cesare lo svolgimento della battaglia. Cesare mise a capo di ciascuna legione i rispettivi legati e il questore, perché ognuno li avesse a testimoni del proprio valore. Egli stesso guidò l'attacco alla testa dell'ala destra, perché si era accorto che da quella parte lo schieramento nemico era molto debole. Al segnale, i nostri attaccarono con una tale veemenza e i nemici si slanciarono in avanti, così all'improvviso e con tale rapidità che non si ebbe il tempo di lanciare i giavellotti. Ci si sbarazzò di essi e si combatté corpo a corpo, con le spade. I germani formarono rapidamente, secondo la loro abitudine, delle falangi e ressero l'assalto condotto dalle spade. Si videro molti soldati romani salire sopra le varie falangi, strappare via con le mani gli scudi dei nemici e colpirli dall'altro. Mentre l'ala sinistra dello schieramento nemico veniva respinta e messa in fuga, l'ala destra, con la sua massa, premeva violentemente sui nostri. Il giovane Publio Crasso, comandante della cavalleria, essendo nei movimenti più libero di chi combatteva nel folto dello schieramento, se ne accorse e mandò la terza linea in aiuto dei nostri in difficoltà. Questa mossa salvò le sorti della battaglia. I nemici volsero tutti le spalle e non si fermarono prima di aver raggiunto il Reno, che distava circa 5 miglia dal luogo dello scontro. Alla sera erano i romani padroni del campo. I germani erano in fuga e cercavano in ogni modo di riattraversare il Reno, ma ben pochi riuscirono ad arrivare sulla riva orientale. Molti furono coloro che annegarono o finirono uccisi dal furore romano. Inoltre i carri disposti alle spalle dello schieramento, nel momento della ritirata, si trasformarono in ostacoli che rallentarono e ostacolarono il ripiegamento. Molti furono i germani, uomini e donne, che caddero in quella zona. Ariovisto riuscì per un pelo a salvarsi e da quel momento scomparve dalla scena politica e dalla storia. A seguito della sfolgorante vittoria, fonti ci dicono che le perdite germaniche ammontavano a circa 80.000 morti a fronte di qualche migliaio di caduti tra le file romane. Cesare aveva in un colpo realizzato 3 obiettivi. Primo,
aveva distrutto la minaccia rappresentata dai Germani, che ormai da anni avevano occupato territori in Gallia oltre il fiume Reno. Secondo, aveva stabilito, non ufficialmente ma de facto, il Reno come il confine del territorio sotto l'influenza romana e quindi interdetto a chiunque provenisse dalla sponda orientale, confine che tra alti e bassi, come abbiamo detto, durerà per i successivi 5 secoli. Terzo, con la sconfitta dei Germani era ormai il paladino indiscusso dei popoli gallici, il protettore della Gallia. Questo gli conferiva un potere che avrebbe utilizzato per estendere, negli anni successivi, ulteriormente il suo potere nella regione. Oramai la bella stagione era agli sgoccioli. Ricordiamo che nell'antichità le guerre, salvo casi eccezionali, si combattevano nella bella stagione, in primavera e in estate. In autunno e in inverno invece si riponevano le armi e si riorganizzavano le forze. Quindi Cesare decise di ritornare nella Gallia Cisalpina per espletare le sue mansioni civili e amministrative, lasciando la maggior parte dell'esercito a svernare nei rispettivi castrum nel territorio dei Sequani. In questo periodo il condottiero romano intraprese i lavori di scrittura della sua opera più famosa, i Commentari del Libello Gallico, a cui spesso, come avrete notato, ci siamo riferiti e ci riferiremo nel prosieguo di questo racconto. Opera che, pur presentandosi come un resoconto non propriamente oggettivo, infatti è la visione di Cesare del conflitto, tuttavia è fra le poche se non l'unica fonte delle guerre in Gallia e di conseguenza svolge una funzione propagandistica evidente. Cesare vi appare sempre come un comandante razionale, misurato, costretto dagli eventi a intervenire, mentre i nemici sono descritti come instabili, aggressivi o incapaci di autogoverno. Anche, come vedremo, però ci saranno delle eccezioni in cui il grande condottiero romano riconoscerà il valore e la grandezza di alcuni capi gallici o comunque di alcune tribù galliche. Questa costruzione retorica non solo giustificava la guerra presso l'opinione pubblica romana, ma contribuiva a legittimare un'espansione che, nella realtà, aveva, come abbiamo visto, anche obiettivi personali di gloria, potere e arricchimento. Il 58 a.C. si configura così come l'anno in cui Cesare trasforma un comando provinciale in una vera guerra di conquista, stabilendo un precedente decisivo. D'ora in poi ogni intervento in Gallia sarebbe stato presentato come necessario alla sicurezza di Roma, mentre in realtà avrebbe progressivamente condotto all'assoggettamento dell'intero territorio gallico. Al tempo stesso, il successo del primo anno consolidò la fedeltà delle legioni a Cesare, rafforzò la sua posizione politica a Roma e preparò il terreno per le spedizioni successive. Il secondo anno della guerra, il 57 a.C., segnò il passaggio definitivo da un intervento inizialmente giustificato come difensivo ad una guerra di conquista sistematica, orientata al controllo progressivo dell'intera Gallia. Dopo aver neutralizzato le minacce orientali degli Elvezi e dei Germani di Ariovisto, l'unità dei Galli, occorsa nel momento del bisogno, iniziò a sfaldarsi e riemersero le antiche inimicizie e soprattutto iniziò a serpeggiare un diffuso malcontento per la progressiva occupazione romana dei territori. In questo clima di incertezza ne approfittarono soprattutto le tribù dei Belgi, abitanti della Gallia belgica, il territorio all'incirca corrispondente all'attuale Francia del Nord-Est, del Belgio e di parte dell'Olanda. I popoli di quelle regioni, per rinforzare i loro ranghi in vista del prossimo scontro con le legioni cesariane, chiesero aiuto alle tribù germaniche stanziate appena al di là del confine, sulla riva orientale del Reno, creando una pericolosa unione di intenti a danno di Roma, e Cesare non poteva permetterlo. Queste intenzioni vennero confermate nella primavera di quell'anno da un carteggio intercorso fra il proconsole e Tito Labieno, suo luogotenente.
e legato, un militare di grande talento e capacità, che si sarebbe dimostrato un grande generale negli anni a venire. Giunto in Gallia, probabilmente nell'Oppidum di Vesonzio, la capitale dei Galli Sequani, dove aveva lasciato parte dei legionari a svernare, con 2 nuove legioni, la 13ª e la 14ª legione. Cesare venne definitivamente a sapere che tutte le tribù della Gallia Belgica, a cui si erano unite, come detto, alcune tribù germaniche, con l'eccezione della tribù dei Remi, avrebbero riunito in un solo luogo l'intero esercito, sotto la guida di Galba, re della tribù dei Suessioni. Lo stesso Cesare fornisce un elenco dettagliato dei popoli che presero parte a questa alleanza e dei rispettivi guerrieri inviati. Essi appartenevano al popolo dei Bellovaci, con 60.000 armati, dei Suessioni, 50.000 armati, dei Nervi, 50.000, degli Atrebati, 15.000, degli Ambiani, 10.000, dei Morini, 25.000, dei Menapi, 7.000, dei Caleti, 10.000, dei Veliocassi, 10.000, Viromandui, 10.000, degli Attuatuci, 19.000, oltre a 40.000 germani, per un totale di oltre 300.000 armati. Cesare si diresse con una marcia a tappe forzate, durata 15 giorni, verso la Gallia Belgica, regione settentrionale abitata, come detto, dai Belgi, che egli stesso descrive come i più valorosi dei Galli, grandi guerrieri che primeggiavano su tutti gli altri popoli, a causa del continuo contatto con le popolazioni germaniche, con le quali si scontravano molto spesso, e a seguito dei loro successi contro questi ultimi erano da tutti rispettati e temuti. Ma Cesare e i suoi legionari non si impaurirono e continuarono ad avanzare. La prima fase della campagna vide Cesare avanzare nel territorio dei Belgi, fino ad arrivare a porre l'accampamento a nord del fiume Axona, moderno Aisne, affluente dell'Oise. I Belgi, in quel momento, erano intenti ad assaltare il vicino Oppidum di Bibrax, un importante centro della tribù dei Remi, e in un primo momento non si curarono della vicinanza delle legioni romane. Ma, una volta fallito il tentativo di conquistare l'Oppidum, i Belgi decisero di marciare incontro a Cesare, ponendo il loro campo a meno di 2 miglia da quello romano, oltre il fiume. Dopo aver saggiato con alcune scaramucce le capacità del nemico, Cesare decise di provocare l'esercito dei Belgi in campo aperto, e quindi arriviamo alla battaglia lungo il fiume Axona. Ma lasciamo la parola al proconsole, che ne descrive nei particolari lo svolgimento. Cesare, lasciate nel campo 2 legioni che aveva da poco arruolate, affinché, se in qualche parte dello schieramento vi fosse stato bisogno, potessero essere impiegate come riserva, schierò in ordine davanti al campo le altre 6 legioni. Anche i nemici schierarono ugualmente le proprie truppe. Tra i 2 eserciti c'era una palude non molto grande. I nemici attendevano che i nostri la attraversassero, mentre i nostri erano pronti ad attaccare il nemico in difficoltà, qualora avesse iniziato ad attraversarla. Nel frattempo, tra le 2 schiere si svolgeva uno scontro di cavalleria. Dato che nessuno dei 2 eserciti si decideva ad attraversarla, dopo l'esito favorevole per i nostri dello scontro di cavalleria, Cesare riportò i suoi nell'accampamento. Allora i nemici si diressero verso l'Aisne, che correva dietro al nostro campo. Trovati lì dei guadi, cercarono di far passare oltre il fiume parte delle truppe per provare ad espugnare il forte comandato dal luogotenente Quinto Titurio e ad interrompere il ponte. Se ciò non gli fosse riuscito, volevano devastare i campi dei Remi, che c'erano di grande utilità per la condotta della guerra, e impedire così ai nostri rifornimenti di arrivare. Informato da Titurio, Cesare fece passare il ponte a tutta la cavalleria e ai numidi armati alla leggera, ai frombolieri e agli arcieri, e si diresse verso i nemici. I nostri, assaliti i nemici in difficoltà nel fiume, ne uccisero gran parte. Con una grande quantità di proiettili respinsero gli altri che,
con grande audacia cercavano di passare sui corpi dei morti. I primi che erano riusciti a passare, circondati dalla cavalleria, furono uccisi. I nemici, avendo capito che non c'era possibilità né di espugnare la città né di passare il fiume, e vedendo che i nostri non avanzavano in luogo sfavorevole per combattere, nel mentre nella situazione cominciarono a mancare loro le vettovaglie, convocata l'assemblea, stabilirono che fosse bene che ognuno tornasse in patria e che tutti, da ogni parte, giungessero a difendere quelle popolazioni, i cui paesi per primi fossero invasi dall'esercito romano, e che combattessero piuttosto nel proprio paese che in quello altrui e che usufruissero delle vettovaglie patrie. Il massacro terminò al calare delle tenebre, e per tutta la notte i romani rimasero nel loro accampamento, timorosi di uscire, poiché, non conoscendo il territorio e l'entità delle forze rimaste, forze nemiche, avevano timore di imboscate. Ma al mattino dopo Cesare decise di avanzare, inseguendo i nemici in fuga con tutta la cavalleria, capitanata da Quinto Pedio e da Lucio Cotta, e da 3 legioni, affidate al legato Tito Labieno. Queste forze, sorpreso il nemico mentre si snodava disordinatamente lungo il fiume Esne, verso occidente, ne fecero strage. Pochi furono i sopravvissuti fra i Galli che poterono rientrare salvi alle loro terre. Il giorno dopo Cesare, prima che i nemici si riprendessero dal terrore suscitato dalla recente sconfitta, decise di condurre l'esercito nelle terre dei Suessioni, giungendo dinanzi al loro principale oppidum, Novio Dunum, presso le odierne Soissons e Pomiers. La città gallica fu cinta d'assedio e il re Galba, a capo della coalizione antiromana, spaventato dalla grandezza delle opere d'assedio che i romani erano riusciti ad approntare in così poco tempo, offrì subito la resa del suo popolo. La capitolazione, mediata dai vicini remi, fu suggellata dalla consegna di ostaggi, tra i quali 2 figli dello stesso re. Ricordiamo che la consegna degli ostaggi era un metodo comune in antichità affinché lo sconfitto tenesse fede alle promesse fatte, pena l'uccisione di tutti gli ostaggi concessi al vincitore. Questa tecnica la ritroveremo spesso nel proseguo del racconto. Inoltre i Suessioni consegnarono all'armata romana tutte le armi che tenevano nella loro capitale. Cesare, successivamente, proseguì la sua marcia dirigendosi nel paese dei Bellovaci, fino alla loro capitale, Bratuspanzio, forse Beauvais. Ma prima di iniziare l'assedio, grazie all'intercessione di Diviziaco, principe della tribù degli Edui e fedele alleato di Roma, il quale affermava che i Bellovaci erano stati indotti a marciare contro Roma perché fuorviati da altri, riuscì ad ottenere clemenza dal generale romano. Quindi Cesare accettò la resa dei Bellovaci, ma richiese in cambio ben 600 ostaggi. La stessa cosa successe poco dopo anche al vicino popolo degli Ambiani, che senza indugio consegnarono al proconsole ogni loro cosa. A questo punto Cesare venne a sapere che a est si stava radunando un poderoso esercito composto da guerrieri Atrebati, Nervi e Viromandui, ai quali si sarebbero unite poi anche le truppe degli Atuatuci. Questa massa di armati si era concentrata presso il fiume Sabis, generalmente identificato come la Sambre. Questa campagna contro le popolazioni più ostili e meno civilizzate della Gallia, che lo stesso Cesare descrive come fieramente indipendenti ed ostili ad ogni contatto con il mondo romano, fu molto intensa e difficile. E per un momento il proconsole romano rischiò perfino di perdere lo scontro decisivo. Lo scontro decisivo contro questo esercito composito venne combattuto presso il fiume Sabis. Fu uno dei momenti più critici dell'intera guerra gallica. Nervi, Atrebati e Viromandui attaccarono di sorpresa le legioni mentre i legionari erano intenti alla costruzione del castrum, e a fatica Cesare riuscì a respingerli. In questa circostanza si trovò in seria difficoltà, a tal punto che, afferrato uno scutum di un soldato, Cesare dovette intervenire personalmente, in prima linea, per riorganizzare le truppe.
poiché a un certo punto dello scontro, a causa del furore e della carica dei Galli, i Romani erano talmente schiacciati tra il fiume e la calca dei barbari da non poter neanche utilizzare i gladi. Ma grazie alla miglior disciplina e alla genialità del loro generale, i Romani, al termine della giornata, furono i vincitori e i Galli vennero sconfitti e massacrati. A seguito di questa vittoria, Cesare decise di portare l'esercito nel territorio degli Attuatuci, poiché le loro forze si stavano radunando presso la roccaforte di Namur, alla quale venne posto immediatamente l'assedio. I guerrieri gallici schernivano i legionari romani a causa della loro bassa statura e della corporatura minuta rispetto alla loro, che era possente ed imponente. Ma quando videro che questi uomini così gracili stavano costruendo delle enormi macchine d'assedio e di opere di fortificazione grandiose, con l'obiettivo di distruggere la loro fortezza, i Galli iniziarono a pensare che quegli uomini, i legionari, fossero mossi dal potere degli dei. Ma a tal proposito lasciamo la parola allo stesso Cesare. Avendo questa città tutto intorno altissime rupi, restava solo da una parte un accesso in leggera pendenza largo non più di 200 piedi, circa 65 metri. In questo luogo gli Attuatuci avevano costruito un altissimo muro duplice e vi collocarono massi molto pesanti e travi appuntite, e appena l'esercito romano arrivò, gli Attuatuci fecero frequenti sortite dalla città. Si scontravano in piccole battaglie con i nostri. Più oltre, quando furono circonvallati da un bastione che girava intorno per 15.000 piedi, circa 4,5 km, e da numerosi fortini, rimasero dentro le mura della loro città. Quando videro che, avvicinate le Vinee, innalzato terrapieno, veniva costruita una torre d'assedio, al principio irridevano i romani delle loro mura, perché una macchina tanto grande era stata costruita così lontana. Ma quando videro che si muoveva e si avvicinava alle loro mura, cosa nuova e insolita per loro, mandarono a Cesare ambasciatori a trattare la pace. Cesare disse loro che avrebbe salvato la loro nazione, più per consuetudine che per merito, se si fossero arresi prima che l'ariete toccasse le loro mura, ma che dovevano consegnare le armi, e quindi i Galli si premurarono di gettare dalle mura una grande quantità di armi, tanto che le armi accatastate erano alte quanto la cima delle mura e del terrapieno, ma tuttavia una parte fu nascosta nella città, la terza parte di tutte le armi, e per quel giorno rimasero in pace. Al calare della notte, Cesare ordinò ai suoi soldati di uscire dalla città, perché di notte gli abitanti non ricevessero ingiustizie dai soldati. Gli Attuatuci, seguendo un piano precedentemente stabilito, fecero improvvisamente una sortita dopo la mezzanotte dalla città, con tutte le truppe nel punto dove risultava più agevole la salita alle fortificazioni romane. Ma segnalato il fatto rapidamente per il mezzo di fuochi, come Cesare aveva in precedenza ordinato, le truppe romane accorsero dai castelli vicini. I nemici combatterono tanto valorosamente e duramente contro i nostri, che dal vallo e dalle torri tiravano i dardi e uccisero circa 4.000 nemici. Gli altri furono ricacciati in città. Il giorno seguente, forzate le porte ed introdottisi i nostri soldati, Cesare mise in vendita, dopo la conquista della città, tutto il bottino, che consisteva in 53.000 persone. A seguito della sottomissione degli Attuatuci, tutte le popolazioni della Gallia belgica, compresi i territori dei Nervi, degli Attuatuci, dei Viromandui, degli Atrebati e perfino degli Eburoni, solo per il momento, vennero assoggettate al dominio romano. Nel mentre accadevano tutte queste cose, un distaccamento dell'esercito romano, composto dalla Legio VII, guidata da Publio Crasso, figlio del triumviro Marco Licinio Crasso, era stata inviata ad occidente per sottomettere le tribù nelle regioni costiere dell'Oceano Atlantico, tra l'odierna Normandia e Garonne. Un altro legato, Galba, a guida di un altro distaccamento composto dalla Legio XII, unita a un forte contingente di cavalleria, fu inviato nelle terre dei Nantuati, dei Veragri e dei Seduni,
tribù che vivevano tra i territori degli Allobrogi, il lago Lemano e il fiume Rodano e le Alpi. Quest'ultima spedizione serviva ad aprire una strada fra la Gallia Cisalpina e la Gallia Comata o Celtica, attraverso il colle del Gran San Bernardo. Ma le conquiste effettuate in estate vennero compromesse nell'inverno seguente a causa della rivolta delle popolazioni celtiche di quella zona, che tentarono di assaltare il castrum romano. Non riuscirono a conquistarlo, ma alla fine, grazie a una sortita delle forze romane, i Galli si ritirarono con pesanti perdite sulle montagne. Tuttavia, il legato Servio Galba decise di allontanarsi dal vicus celtico di Octodurus, dove erano state stazionate le forze romane, poiché, essendo a corto di vettovagliamenti e con nemici ostili sulle montagne, era una posizione indifendibile e costrinsero il legato a ritirarsi nel paese amico degli Allobrogi. Cesare, una volta poste tutte le regioni nei quartieri d'inverno, tra i Carnuti, gli Andi, i Turoni e i popoli dove aveva appena condotto la campagna militare, fece ritorno in Italia per amministrare le consuete procedure civiche e amministrative. A seguito della vittoriosa campagna, egli avviò un sistematico riassetto politico dei territori conquistati, imponendo trattati, tributi e alleanze, che trasformarono progressivamente la Gallia settentrionale in una rete di comunità subordinate a Roma. Anche in questo caso, Cesare evitò di presentarsi come un semplice conquistatore. Nei commentari insiste sul carattere punitivo e preventivo delle sue azioni, minimizzando la portata imperialistica dell'impresa e rafforzando l'immagine di una Roma garante dell'ordine. 57 a.C. consacrò la superiorità militare di Cesare sull'intera Gallia settentrionale e rivelò con chiarezza che la guerra non sarebbe stata né breve né limitata, ma destinata a trasformarsi in un processo di conquista e integrazione forzata. I successi del 57 a.C. rafforzarono ulteriormente il prestigio di Cesare a Roma, rendendolo sempre meno dipendente dagli equilibri del triumvirato e sempre più una figura autonoma, capace di fondare il proprio potere sul consenso delle legioni e sulla gloria militare, fattori che avrebbero avuto un ruolo determinante nel futuro. Grazie per aver seguito questa prima parte del racconto sulla conquista delle Gallie da parte di Cesare. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere like, a condividere e ad iscriverti al canale. Un caro saluto. A presto!